Buongiorno a tutti quanti. Oggi sbarbazza di 4 giorni, guardate che roba da paura. Barbissima, bella dura. Allora, proviamo un rasoio che gioie e dolori. Faccio vedere la confezione. Carbon Shaving, in questo caso in titanio piastra più più. Allora, il rasoio è un capolavoro. Come è fatto? Preferisco in acciaio perché per me è troppo leggero, però è un capolavoro. È comunque una leggerezza, ma si sente che è un materiale pregiatissimo anche mentre lo si utilizza. L'unico problema, al di là anche dell'efficacia, che secondo me sì è efficace, ma non è proprio quello il problema. Il problema è quanto espone la lama dal cap, non l'esposizione, quanto esce la lama dal cap. Cioè, questo pezzo di lama così, chi ha una barba dura come la mia e una pelle delicata, soprattutto la barba dura, la lametta flette, vibra. E quindi ragazzi, anche se io sento un taglio dolcissimo, perché secondo me il progetto è fantastico, ma la lametta vibra e quindi quando sei in contropelo ti mitragli di red point. Allora, l'ultima volta ho usato una Morris Inox ed era veramente esagerata. Adesso proviamo una Natchet, vediamo se purtroppo ho la stessa sensazione. Stesso progetto, stesso rasoio, secondo me, con il cap che copra quasi tutta la lametta, questo sarebbe uno dei migliori rasoi al mondo, secondo me. Però purtroppo è così e quindi bisogna tenerci quello che abbiamo. Chi ha una barba, ad esempio, fina o non troppo grossa così, secondo me va via proprio senza problemi. Il Flat Boy ha quasi la stessa uscita di lama, però qual è la differenza? Che nei lati di qua la lametta poggia, ok? Poggia sull'ottone, sul metallo e quindi ha meno vibrazioni ed è per quello che non ti dà lo stesso problema nonostante sia esposta. Però c'è anche da dire che questo appoggio che ha la lametta di qua e di qua fa sì che non abbia la stessa profondità di taglio di questo, nonostante sia quasi uno sciavette. Lì sono scelte pro, contro, ognuno fa le sue scelte dopo in base alle nostre esigenze, logicamente facciamo le nostre. Come pennello marchese in sintetico, questa è una fibra abbastanza duretta, però quando c'è una barba così me lo godo. E come sapone proviamo l'Hard Soap, l'ultima volta abbiamo provato la crema, adesso l'Hard Soap Kentucky Bourbon di Arefa Soap. Vi ringrazio delle vostre donazioni, siete stati davvero gentili e questo mi ha permesso di prendere un bel telefono che mi permetterà di farvi dei video migliori. Cioè, io potevo andare avanti che così, cioè ragazzi, io faccio quello che posso. Mi avete dato una mano, ho detto che li avrei investiti sul canale e probabilmente già il prossimo video, se tutto va bene, lo vedremo con una qualità decente. Dopo magari, se vi va di offrirmi, come ho detto ogni tanto, un caffè o qualcosa, vedremo magari di prendere un microfonino, qualcosina, sempre più in là, miglioriamo sempre di più. Kentucky Bourbon, una profumazione che a me fa impazzire. Cioè proprio, a me mi ricorda al 100% quando apro le bottiglie, soprattutto quando andavo in Romania da casa di mia moglie. Hanno tante bottiglie tipo di rum, cognac, liquori così. E a usare queste bottiglie a me mi ricorda sta cosa qua, c'è poco da fare. È veramente fantastico. Ok, dai, andiamo. Mi ero già un po' bagnato il viso, bagniamo un altro po'. Ci mettiamo Barber Mind. Bella sensazione di freschezza ci sta oggi, giornata calda. Pre-barba, fantastico ragazzi, fantastico. Ecco, ho sbagliato perché volevo prendere la nuova formula del Furbo in sapone. Invece non sapevo che c'era ancora la vecchia sulla profumazione che sa del gel pre-barba. E allora ho preso quel saponcino lì perché volevo provarlo, invece ho sbagliato, ancora quello fatto da TFS. E in più c'era dentro sto pennellino qua.
Beh ragazzi, penso non aver mai visto un pennellino peggio di questo qua. Cioè, se andate su AliExpress e prendete il peggio pennellino da €1 è meglio di questo qua. Veramente una ciofeca mondiale, da cestino proprio. Non so neanche perché. È marketing, basta, poco da fare. Pennellino carino, c'è scritto furbo, il cappellino, la magliettina, ormai è diventato marketing, questa è la realtà. Dopo, per carità, non sono male le profumazioni, perché a me già l'arancio mi stomaca un po', però le profumazioni sono buone, sono anche belle spinte. Quello blu è quello più famoso, perché a chi piace la freschezza forte, la persistenza è buono, però per adesso prodotti, saponi, mestieri, no, no. Già il prebarba è un buon prebarba, ma finché non ho provato il Noai e il Barber Mine qua, che secondo me sono superiori. Dopo sono gusti, oh ragazzi. Non si- Ero curioso di provare questi nuovi saponi che sono fatti in Francia, per vedere se a confronto di quelli di TFS sono un po' migliorati. Eccolo qua, pasta dura. Però non sapevo che c'erano tutti e due ancora nel sito, e quindi si vedrà, dai, se avrò possibilità lo provo, se no me ne farò una ragione. Tanto comunque resta sì, prodotto da banco, non è che mi aspetto i miracoli. Anche perché ragazzi, questi produttori qua, che comunque adesso con meno soldi o con gli stessi soldi ti porti a casa 7 come questi, insomma, non è che ho tanti dubbi su cosa fare. Mamma mia, che profumazione pazzesca. Diciamo che non è una profumazione prettamente estiva, ma siccome a me non mi interessa niente, nel senso che se mi va di usare una cosa la uso, anche perché il prebarba l'ho usato bello fresco, quindi comunque la mia dose di freschezza me la sono fatta. E adesso ne arrivo anche due vegetali, così proveremo anche i vegetali. Mamma mia, c'è una profumazione che esplode in una maniera incredibile. Io ho provato anche quello che assomiglia a Pacora Bang One Million. Ecco, io ripeto, vi sconsiglio, almeno a mio parere, almeno per quello che ho sentito io, di prendere quelli ispirati a profumazioni famose, perché è inutile, non puoi pensare di arrivare all'altra profumeria, o comunque alla profumeria di un certo livello, con qualche olio essenziale comprato di qua e di là. Cioè, secondo me è molto meglio quelli che fa lei. Attualmente dovrebbe essere sua papà in Ucraina, che fa i saponi. Eh, quindi delle profumazioni che si sono studiati loro, che non le profumazioni già composte che imitano i profumi famosi. Questa è la mia idea. Ragazzi, c'è un montaggio che non scopre neanche se ti ci metti d'impegno. Guardate che roba. Oh, ma sto premendo, eh. Cioè, praticamente il sapone arriva a far parte della pelle, una seconda pelle. Ma lo sento subito io quando lo monto. Una seconda pelle. Eppure non lo sento carico, grasso,
come certi saponi americani. C'è sta raffinatezza qua sul montaggio, è una cosa che apprezzo davvero molto. Se non serve, butta dentro 50.000 grassi e burri se lavori bene il sapone. Qua secondo me la saponificazione è una bomba. Anche quello in crema che mi è arrivato col caldo era perfetto, veramente tanta roba. Infatti il suono anche del taglio è molto emozionante, ma questa purtroppo si traduce un po' in vibrazione e la vibrazione è pericolosa perché ti mitragli di red point. Peccato perché ha un taglio che è di una dolcezza mostruosa. Infatti uno dice magari, ma come mai che il taglio è dolcissimo, mi sembra un rasoio dolce eppure magari mi esce red point? Perché la vibrazione della lametta su una barba dura è tremenda. Soprattutto se le abbini a una pelle delicata. Ragazzi, porta via tutto, è una roba incredibile. Ecco, chi fa pelo obliquo, questo può essere un rasoio della vita. Cioè, chi non va o se no fa giusto un contropelo senza andare a insistere. Questo può essere un rasoio della vita. Ma chi come me cerca BBS assoluto ogni volta ti massacri purtroppo. Vediamo, magari cambiando la meta cambio anche idea. Questa è la piastra più. Comunque guardate nel sito, se non mi ricordo se il gap dovrebbe essere 1,15, una cosa del genere, non mi ricordo neanche, dovrebbe essere esposizione positiva, ma non me lo ricordo di preciso. Siccome dopo magari mi sbaglio, o se no non voglio essere impreciso, via dicendo, comunque ve lo guardate voi, andate nel sito, insomma se siete interessati alle cose tecniche è giusto che ognuno si dia un'occhiata con calma, valuti, se no vi tolgo il bello della nostra passione, no? Oh ragazzi, lo sto preferendo alla crema. Di solito il sapone duro è sempre un po' più difficile che sia performante perché ci vuole più soda per renderlo duro e tutto nella saponificazione, invece in questo caso qua lo sto preferendo di molto anche alla crema, ancora meglio. Già qua che comincio l'obliquo, qualche piccolo zona quasi in contropelo, sento proprio che la lama vibra. Sentite che roba. Peccato perché secondo me questo qua era un progetto mostruoso. Bastava lasciare meno lama fuori dal cap. E su questo R41 insegna molto. I cloni che hanno la lama che espone di più ti mitragli di red point.
No, dopo ragazzi, c'è gente no, che prova i rasoi e non fa neanche il contropelo. So anch'io che neanche sei un maestro, riesci a fare qualsiasi cosa se non fai il contropelo. Cioè, se io mi fermo qua, eccolo là. Posso dire sbarbata, fantastica. Io sono liscio, io se mi tocco così io sono liscio, però ragazzi non sono in BBS assoluto, quindi se voglio il BBS assoluto devo andare per forza a insistere, ed è quando insisti che vedi la bontà o meno di un progetto, di un rasoio o i difetti, una cosa che dico sempre. E uno si può ladra anche tutti i giorni con R41 se non fai il contropelo, se lo fai come ho fatto io, una roba veloce. Se passi e basta, come arrivi arrivi. Cos'è che hai capito di un rasoio? Quando chiedete consigli a qualcuno, fategli queste domande. Chiedetegli, ma fai il contropelo e lo fai tutti i giorni? Cioè, nel senso che è quello dopo che fa la differenza, ragazzi. Se no, dosate il consiglio in base a come si rade. O se no magari non fa il contropelo nelle zone più difficili. Allora ragazzi, se capite, è tutto liscio e qua c'è ancora un po' di barba. Ma lo so anch'io, capito? Cioè, è lì ragazzi che è difficile, è lì che vedi se un rasoio riesce a sopportare o no una rasatura profonda, al di là della nostra mano. Ragazzi, mi sto stupendo. Pensavo molto peggio. A parte che sto sapone, lasciatevelo dire, e fatevene voi sto contropelo qua, in zona baffi con rasoio così. A quanto pare state nella meta. Che mi ha veramente punito di brutto l'ultima volta. Perché, ciao ragazzi, avevo dopo usato un sapone, le Perle Lucien, che capite anche voi. Ti frega perché era con latte d'asina e sembrava che avesse una copertura e un montaggio bello denso, sembrava una roba mostruosa, però dopo ragazzi il montaggio non si vede solo, lo si prova in viso. Oh ragazzi, mi ha stupito sto rasoio, ero partito con qualche ritocchino, ero partito molto prevenuto perché, a parte che avevo bevuto anche una birretta in compagnia, quindi tutto ha aiutato a fare una rasatura tutt'altro che piacevole. È stato piacevole perché ero in compagnia, però il risultato è stato
un macello. Certo, non è un rasoio da tutti i giorni, però vi dico che pensavo molto peggio. Probabilmente con una lametta abbastanza rigida come la Natchez Stainless, senza insistere troppo. Oh ragazzi, la bomba. Boh, basta. Sapone fantastico, rasoio fantastico, lametta fantastica, tutto fantastico. La vibrazione si sente, però ragazzi miei, con la lametta giusta che magari riflette poco, sono riuscito a... Sento, questa non è, cioè, hai la barba di 4-5 giorni, usi questa piastra, se no devi andare per forza più giù, non è che non ti fai la barba tutti i giorni, questo ve lo assicuro io. Però ero convinto di massacrarmi di red point, invece un paio proprio minuscoli, quasi invisibili. Per il resto, questo è un BBS assoluto. Tanta roba, ragazzi. Tanta roba. Un'altra cosa che apprezzo di questi prodotti, Arefa Soap, guardate l'after che pulito che è. Senza quintali di oli essenziali torbidi là che devi agitare, fare. Veramente una bella qualità. Vediamo come brucia questo. Non si sente neanche tanto bruciare. Mamma mia, che spettacolo. Ragazzi, sapone fantastico, post rasatura, protezione, scorrevolezza, profumazione. Veramente non è mai stato così piacevole dare un sostegno ai nostri amici ucraini, visto anche la qualità oggettiva dei suoi prodotti. Tanta roba, ragazzi. Bene. Fantastico ragazzi, fantastico, una rasatura meravigliosa, rasoio che ero partito molto sconcertato, ho detto adesso vi faccio vedere il massacro, e invece mi sono portato a casa una bella rasatura. Non è un rasoio con questa piastra più sicuramente da meno di 3 giorni, io almeno non lo userei, però ragazzi me la sono portata a casa, mano leggera con una Natchez e mi sono portato a casa una signora rasatura. Quindi ci sta. Magari un pelo meno comunque di lama fuori dal cappello avrebbe reso ancora più confortevole e tranquillo e sicuro, ecco, con meno vibrazioni, questo sicuro, e magari riesci a usare anche più lamette, però funziona meglio di quello che pensavo, quindi tanta roba carbon. E dopo vabbè, lavorazione, progetto e tutto, c'è poco da fare, è un capolavoro. Vi saluto. Ecco, non esagerate come me mettendone un litro perché altrimenti vi dà un po' l'effetto appiccicaticcio. Però dopo la pelle lo assorbe, penso, e dovrebbe andare via tutto. Prossima volta ne provo a usarlo un po' meno e vediamo. Perché avevo provato qualche giorno fa, ne ho messo solo qualche goccio, si era assorbito subito, solo che adesso probabilmente ho esagerato io. Ne ho messo veramente tanto. Ragazzi, vi saluto, vi auguro una buona giornata, grazie che mi avete fatto compagnia. Sotto vi lascio sempre il link se vi va di offrirmi un caffè su PayPal. Questo aiuterà il canale a crescere. Prenderemo anche un microfonino, qualcosina, insomma, dai, facciamo tante belle cose assieme se vi fa piacere vedere i miei contenuti. Arefa Soap super promosso, sapone after veramente fantastici, prodotti super di qualità, sapone duro qua mi ha veramente
lasciato a bocca aperta, non pensavo a una qualità del genere. E basta, Carbon, ve l'ho detto la mia. Ci vediamo al prossimo video. Bye bye.